Ciao a tutti ragazzi, oggi dobbiamo assolutamente parlare di quello che mi sta succedendo insomma negli ultimi 2 mesi, perché si tratta di un'esperienza incredibile secondo me e come ho detto insomma anche, come ho scritto anche nel mio libro, uno dei motivi per cui mi alleno è anche fare diciamo ricerca. Ricerche in cui io vado a essere cavia delle mie diciamo scoperte, dei miei test e dei miei appunto esperimenti. Di questa cosa ne ho parlato anche con svariate persone, tutti mi hanno detto Matteo assolutamente, cioè questa cosa non può restare nell'ombra, perché è una cosa che andrebbe veramente studiata. Mi dicono sempre ci dovrebbe essere un team di esperti diciamo che ti monitora dalla mattina alla sera. E voglio affrontare appunto questa cosa sia in modo diciamo diretto che indiretto, quindi vi farò anche un discorso diciamo poi più di contorno, ma andiamo al dunque. Da inizio settembre io inizio ad allenarmi circa 60 ore a settimana. Molti di quelli che mi seguono su Instagram questa cosa la sanno, voi insomma magari su YouTube, che mi seguite solo su YouTube no, ma mi sto allenando di norma anche 7 appunto giorni a settimana. Il settimo diciamo che è opzionale, a volte o vado a correre o appunto mi alleno nuovamente. Faccio 3 giorni a settimana, 10 ore di sessione, facendone appunto circa 3 la mattina e 7 il pomeriggio, e martedì, giovedì, sabato e domenica mi alleno 7 ore e mezza, faccio una sessione più lunga. Qual è? Allora, andiamo per gradi, perché ripeto già questa cosa dirla tempo fa mi sarebbe sembrato assurdo, ma vi posso assicurare che l'assurdità andrà crescendo. Io per questo ho titolato questo video l'annichilimento della fisiologia, perché sembra come se il mio fisico si fosse rotto, nel senso non ha più un funzionamento logico praticamente. È stato portato al punto tale che adesso è non so, in un loop veramente energetico senza fine. Vi ripeto, so che io uso sempre delle parole molto forti, molto da persona pazza, diciamo, insomma, fomentata, ma vi ripeto, vi dovete mettere nei miei panni e capire come si vive in questo modo, affrontando, diciamo, le giornate con queste sensazioni. Perché? Qual è il fatto? Prima cosa, oltre appunto il quantitativo enorme di ore appunto che devo affrontare, che uno appunto si chiede ma com'è possibile? Non sei stanco? No ragazzi, non sono mai stanco. L'allenamento è durissimo, ma io appena mi sveglio il giorno dopo non ho mai dolori, sono completamente carico anche mentalmente, sono completamente rigenerato, il mio corpo non accumula stanchezza, non ha niente, non accumula niente, è sempre ricarico al 100%. E questa cosa appunto adesso che insomma che ho la palestra, che sto allenando appunto tante persone, cose varie, mi fa strano anche parlarne, perché giustamente la gente dice ma io il giorno dopo che mi alleno io sono distrutto. Capita anche a persone che si allenano da tanti anni. Com'è possibile che tu ti alleni 10 ore e il giorno dopo sei pronto a fare una sessione da 7 ore e mezza, poi il giorno dopo da 10 ore, poi il giorno dopo da 7 ore e mezza e così via? Ragazzi, non lo so, nel senso cioè lo so, è un condizionamento, un'abitudine graduale, ma è arrivata a un punto da non avere senso, perché veramente io mi alleno molto pesante in quel giorno. Sapete, io vado sempre a massimale, ma il giorno dopo sono già rigenerato, ma neanche il giorno dopo, cioè io mi sento sempre pronto ad allenarmi fondamentalmente. E in parallelo a questo, oltre proprio al concetto di stanchezza, vi dico che non accumulo proprio stress, nel senso che a me non piace quando io vedo, appunto, l'ho detto più volte, delle persone che si allenano, che comunicano il messaggio non devi mai mollare, devi, anche quando non ti va, devi andare, che si forzano, che vivono questa cosa come un forte stress che poi porta anche a delle conseguenze negative. Per me invece è la normalità. È ovvio che adesso io posso allenarmi in un posto mio che mi mette gioia, che mi fa sentire appagato, ma proprio oltre alla non stanchezza fisica non c'è neanche una stanchezza mentale, non c'è nulla, cioè nel senso è una cosa che io faccio con una naturalezza disarmante, e questa cosa la percepisco appunto io in primis, la vedono anche gli altri, perché dicono non è che io ti vedo mai provato da questa situazione.
come se stessi giocando tutti i giorni, veramente, giocando tutti i giorni. Ma c'è ben altro da dire su questa cosa, perché io ho fatto un cambiamento importantissimo appunto da 2 mesi a questa parte. Ho aspettato di parlarne per vedere un attimo come andava la cosa, perché io faccio sempre la stessa identica scheda, tutti i giorni. Prima generalmente alternavo una scheda diciamo A con una scheda B, invece col fatto che adesso ho più tempo per allenarmi ho voluto provare una cosa che in passato non riuscivo a sostenere, perché andavo incontro diciamo a degli stalli, o comunque anche mentalmente mi dava noia, ossia eseguire sempre la stessa sessione, quindi tutti i giorni appunto da fare gli stessi esercizi. Il motivo per cui appunto le sessioni del martedì, giovedì insomma durano un po' di più è perché quei giorni non mi alleno la mattina, e quindi diciamo gli esercizi della mattina, almeno i principali, li vado a unire in un'unica sessione. Avevo provato addirittura a fare una cosa ancora più pazza, per farvi capire, un mese fa, ossia quando per dire mi allenavo mattina e pomeriggio, la mattina facevo la scheda, il pomeriggio la rifacevo, siccome riuscivo a finirla in tipo 3 ore, la eseguivo un'altra volta, quindi facevo la stessa scheda 3 volte in uno stesso giorno. Ho capito poi semplicemente che questo era una sorta di junk volume praticamente, nel senso che io ho capito come funziona il mio corpo. Praticamente io appena mi sveglio, vedremo anche questo dopo, sono sempre più forte praticamente. Io ogni giorno è come se metto un mattone e il giorno dopo ci posso costruire sopra. All'interno della stessa giornata però, almeno per come sono ora le cose, insomma come era un mese fa, percepivo che era inutile andare a ripetere sempre gli stessi esercizi, o meglio, sono migliorato veramente tanto con questo metodo, ma probabilmente è preferibile fare più esercizi diversi anziché andare sempre diciamo a premere sulle stesse cose che sono state appena allenate. Come è stato possibile fare questo? Ho introdotto un nuovo metodo di allenamento, ve ne parlerò poi magari bene in futuro. Mi sto allenando sia col moltiplicatore che con una versione del metodo a tempo che è fortemente influenzata dal moltiplicatore, quindi c'è stata una modificazione importante ed è sempre un metodo giocato sulle intensità. Questo che cosa comporta? Che io non sono mai stanco e non stallo mai, miglioro sempre, perché in questo metodo c'è sempre, come era nel moltiplicatore però non era così perfetta la cosa, con questo metodo è ancora migliore. C'è sempre una fascia di intensità in cui tu ti puoi rifugiare, questa secondo me è la terminologia giusta, a prescindere dalla tua condizione fisica e mentale. Nel senso, vuol dire che se anche tu vai in palestra, mettiamo che sei più stanco, meno forte, scarico mentalmente, ogni esercizio ha una fascia di intensità che ti assicura un successo del 100% per come è strutturato il metodo. Quindi tu migliorerai a prescindere in una fascia, e questo vuol dire che, posso dirlo dopo insomma 2 mesi praticamente di esperienza, con questo metodo pare proprio che stallare sia impossibile, 0% di probabilità di stallo. Come vi ho detto appunto, i miglioramenti sono stati incredibili, anche più veloci, perché ovviamente allenando tutto sempre, quindi non alternando più le sessioni, i miglioramenti sono più veloci se uniamo tutto questo concetto del non stallo e cose varie. E ho voluto anche aspettare di riprendere magari a pubblicare video per affrontare questo discorso, ma ripeto, è qualcosa di incredibile, veramente qualcosa di incredibile. E oltre a questo, che è la parte principale di questo discorso, perché la cosa secondo me più incredibile, appunto la cosa alla base di tutto, è questa capacità del corpo di recuperare e crescere sempre. Nel senso, vi ripeto, lo dicono anche magari ormai nei commenti, diventa una cosa meme. Cioè si vede che io magari pubblico una cosa, poi subito riesco a zavorrarla, subito riesco a migliorarlo, più volte anche nelle storie su Instagram, ma a volte lo faccio appunto anche con i video qui su YouTube. Io cerco di ripubblicare la stessa cosa immediatamente per farvi vedere il miglioramento immediato. Ovviamente non posso farlo all'infinito ragazzi, perché sennò il canale avrebbe veramente decine di migliaia di video, perché già ce ne sono tantissimi, quindi non posso farlo con ogni esercizio, non posso farlo sempre. Però se io per una settimana o per 4 video su YouTube vi dimostro in brevissimo tempo la crescita, ecco, è quello che vi sto raccontando. Applicatelo per ogni esercizio sempre e capirete qual è la situazione. È una cosa continua e veramente naturale. Ma appunto c'è il contorno di cui parlare, il contorno. Allora, non solo sta accadendo questo appunto relativo alle ore di allenamento che sono la base, ma
il mio peso si è stabilizzato intorno ai 52 kg, ok, di media. Come vedete sono estremamente definito e lo sono sempre, e vi posso assicurare che le persone dal vivo mi guardano in modo strano, mi fanno delle domande su questa cosa, perché dicono come è possibile, nel senso, sei in una condizione, molti mi hanno detto vorresti vincere le gare di Man Physique, costante, senza sentirti debole, senza... com'è possibile? Com'è possibile? Io dico, ovviamente dipende dall'allenamento e dipende da una situazione di equilibrio, nel senso il mio corpo ha trovato un equilibrio, per me questo è perfettamente sostenibile. La definizione è questo, ragazzi, vi giuro, sull'addome mi si vedono le vene dalla fine fino a in alto, cioè nel senso è una cosa incredibile, veramente, veramente. Ma ancora più assurdo, andiamo a scavare, è come, vi ripeto, mangio, perché abbiamo già fatto questo discorso, ma comunque lo rifaccio in un altro video, cioè nel senso mi viene in mente la cosa che è successa qualche settimana fa, qualche giorno fa, insomma, perché è stata anche ripetuta nel corso del tempo, è stata anche un'eccezione, che ho mangiato lasagna a colazione, pranzo e cena, perché c'era una lasagna da scongelare grande così, ho fatto vabbè, ve la faccio fuori in una giornata, cioè nel senso, cose che uno direbbe ma non è possibile una cosa del genere. Poi vabbè, lo sapete, insomma, che mi mangio i peggio dolci, cioè, però perché? Perché mi alleno 60 ore, quindi ci sta un equilibrio incredibile. Ma ancora più di contorno, vi ripeto, per quello dico il mio corpo si è rotto, perché in ogni cosa uno dice vabbè ma almeno dovrai, invece no, il mio corpo va completamente, sembra completamente libero. Molti appunto ho scritto anche riguardo la questione del sonno. Io di media dormo 6 ore a notte, ok? Che è una tempistica, viene vista come poco, però diciamo che è abbastanza nella media. Ma anche lì capita che io dormo magari 2 ore e mezza, 4 ore, ma non perché soffro di insonnia, semplicemente perché magari sono molto carico e il mio corpo ha già recuperato. Poi se devo dormire 8 ore le dormo, però vi dico, in realtà sono costante sulle 6 ore, non sento proprio più il bisogno di dormire di più. Ma soprattutto non mi fa differenza proprio dormire di meno, cioè nel senso dormo 3 ore, è indifferente, la sessione va sempre uguale, io sono sempre energico uguale, non cambia nulla. L'altra volta ho anche detto un'altra cosa che non vi avevo mai raccontato, che io, anche qui dipende, perché io sono estremamente libero e questo è il concetto della libertà che io voglio far passare, perché è molto legato al mio modo di vedere la vita, il mondo e cose varie. Il concetto di libertà, io in 7 ore di allenamento capita che non tocco acqua, proprio non bevo neanche un goccio d'acqua, ma non lo faccio di proposito, non sento il bisogno di bere magari in quel giorno. Se lo sento, io bevo anche tutta la bottiglia. Questo io volevo capire, io non faccio nulla come una sfida, come un ti dimostro che, ma semplicemente ascolto il mio corpo. E quindi ci troviamo nella situazione di una persona che si allena 60 ore a settimana, migliorando sempre, definitissima, mangiando lasagna, che dorme 2 ore e mezza senza bere in allenamento. Cioè, questo io voglio far capire. Come lo definireste un corpo del genere? Rotto, secondo me, rotto è la definizione, nel senso non ha più senso nulla praticamente se ci rifacciamo a quello che dovrebbe essere il funzionamento corporeo. Se ci rifacciamo a quello che è stato pensato, ossia il corpo si adatta, non ci vedo nulla di anormale, però insomma penso che sia qualcosa che vada detto, perché è un'anomalia, sicuramente un'anomalia, e se si vuole secondo me capire veramente dove può arrivare l'uomo, le anomalie vanno riconosciute e prese in considerazione, non possono essere ignorate o lasciate nell'ombra, vanno raccontate, vanno affrontate, e come sempre io vi dimostrerò sempre più questa cosa, e insomma pubblicando video sempre crescenti, dandovi la dimostrazione insomma fisica di quello che mi è successo. Io insomma penso che il mio canale, i miei social siano stracolmi di prove, poi insomma vedete spesso anche le foto di quello che mangio e cose varie, quindi insomma lo sapete, quello che vi racconto è solamente la verità. E niente ragazzi, io veramente ho fatto questo video appena sveglio perché era in programma da un sacco di tempo, non so cosa dire, veramente sono, non dico stupito perché ripeto, per la mentalità che ho sapevo che si sarebbe arrivati a questo punto,
ma mi fa strano anche doverlo raccontare perché non lo so, non lo so. Questo è tutto quello che posso dire, insomma, non lo so è l'espressione definitiva. Fatemi sapere cosa ne pensate, parliamone come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!